Ok, partiamo subito con la nostra cinghia e il nostro uncinetto numero 4,5. Parto facendo un cerchio magico, io lo faccio con quello finto cerchio magico, quindi parto con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto e in questo modo, vedete, si crea una sorta di cerchiolino. A questo punto 2 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro dentro al cerchiolino che ho fatto precedentemente e faccio un'altra maglia alta. Dovrò avere un totale di 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Arrivata all'8ª, entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. Vedete che ho lavorato durante il giro anche la codina di avviamento, in modo che poi dovrò solo tagliarla perché è già fermata. A questo punto 2 catenelle di nuovo per alzare il lavoro, carico il filo, nella stessa maglia entro e faccio un'altra maglia alta e vado a fare 2 maglie alte in ciascuno dei punti che ho sottostanti, quindi passiamo da 8 a 16 maglie, quindi siamo a 4, 5 e 6, nello stesso punto, 7 e 8 e procedo in questo modo per tutto il giro, per un totale di 16 maglie alte. Arrivata alla fine faccio la mia maglia bassissima nella seconda catenella che ho utilizzato per alzare il lavoro, in questo modo. Mi è uscita una parte della catenella, ok, in questo modo. A questo punto di nuovo 2 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, nella maglia successiva faccio 2 maglie alte nello stesso punto, in quella successiva ne faccio uno singolo, in quella successiva ne faccio 2 nella stessa maglia, in quella successiva faccio una maglia alta semplice. Quindi andiamo in ogni punto ad alternare un aumento, che quindi è quando facciamo le 2 maglie alte nello stesso punto, e una maglia alta normale. Andiamo a alternare una maglia normale e un aumento per tutto il giro. Arrivata quindi alla 24esima maglia alta, entro nelle 2 catenelle che ho fatto per alzare il lavoro e faccio la mia maglia bassissima. Ancora una volta 2 catenelle, carico il filo, mi sposto nella maglia successiva e faccio una maglia alta singola. Quindi abbiamo fatto 2 maglie alte singole, ora un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Dopodiché nelle 2 maglie successive una maglia semplice, quindi una maglia alta semplice, mi sposto in quella successiva, una maglia alta semplice, di nuovo aumento 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi andiamo ad alternare 2 maglie alte semplici e un aumento per tutto il giro. A questo punto ho già chiuso con la mia maglia bassissima, tiro, metto un fermapunti a questa maglia, faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa e inizio a lavorare maglie basse in ciascuna maglia sottostante. Non andremo più a fare degli aumenti, ma continueremo ad alzare il lavoro con maglie basse.
Allora, ovviamente lavoreremo in circolo, quindi poi quando arriveremo qua continueremo senza fare la catenella. Quindi continuiamo con le nostre maglie basse. Allora, sostanzialmente, come avete visto per la base, il sistema è che ad ogni riga aggiuntiva che voi fate di diametro della base, dovete aumentare di 1 il numero di maglie alte semplici tra un aumento e l'altro. Quindi se io avessi voluto continuare a fare una base più grande di quella che ho fatto, allora al prossimo giro avrei dovuto fare 3 maglie semplici e un aumento, la riga dopo 4 maglie semplici e un aumento, la riga dopo ancora 5 maglie semplici e un aumento, e così procedendo fino a quando non siete soddisfatti della circonferenza e della base del vostro sacchettino. Io non lo voglio fare enorme perché appunto voglio una cosa abbastanza piccolina a mo' di pensierino, però può essere anche fatto più grande senza problemi. Allora, sono arrivata, vedete, a dove ho messo il segnapunti. Questo vi serve per avere più o meno idea di dove è iniziato il giro e quindi avere un po' contezza di iniziare e di finire successivamente nello stesso punto. Entro semplicemente nella maglia bassa che ho qua del segnapunti senza fare una catenella, semplicemente procedo e continuo a fare le mie maglie basse. Allo stesso modo, vedete che qua si sta già creando un po' la forma del sacchettino. Allo stesso modo, se diciamo l'altezza e il numero di righe in maglie basse potete sceglierla senza problemi, è perfettamente, diciamo, personalizzabile. Basta continuare a fare maglie alte fino a quando non avete raggiunto l'altezza, diciamo, desiderata, anche in proporzione alla base che decidete di fare. Ovvio che se fate una base più grande, allora dovete fare anche questa parte qua di maglie basse più alta. Dipende sempre un po' dalla funzione che volete dare a questa bustina. Io l'ho immaginata principalmente appunto come pensierino pasquale, come decorazione anche pasquale, o eventualmente si può anche pensare di realizzarle come piccole bomboniere per un battesimo, oppure con dentro qualche regalino per un regalo di compleanno, magari per chi compie gli anni in primavera. È perfetto. Quindi questa è la base che sto facendo io. Poi ovviamente ognuno, in base ai propri utilizzi e ai propri, diciamo, obiettivi, può personalizzarlo come preferisce. Ovviamente, come sempre, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda potete scrivermela nei commenti, e se posso essere utile cercherò di rispondervi in modo appunto da essere utile. Quindi procedo in questo modo fino all'altezza desiderata. Ok, allora io ho fatto la mia parte alzata, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 righe. A questo punto, in corrispondenza più o meno del gancetto che avevamo messo all'inizio, faccio una maglia bassissima in modo da terminare la riga. A questo punto andiamo a fare 1, 2 catenelle che ci sostituiscono una maglia bassa e una catenella. Salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio una maglia bassa. Dopodiché faccio una catenella, salto una maglia di base, in quella successiva entro e faccio una maglia bassa. Di nuovo una catenella, salto una maglia di base, entro nella successiva maglia bassa. Vedete che in questo modo andiamo a creare una sorta di passante, che sarà poi il punto in cui andremo a inserire il cordino per chiudere il nostro sacchettino. Quindi stiamo in questo momento facendo i passanti del sacchetto.
Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il tutorial, condividerlo, iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, e sono tutte azioni che appunto non costano nulla, però aiutano molto il canale. E inoltre, per chi invece volesse proprio sostenere il canale e diciamo l'attività che c'è dietro a tutti i video, quindi anche l'acquisto del materiale, le risorse di tempo impiegate per realizzare, pensare, montare i video, c'è la possibilità di abbonarsi al canale a una cifra simbolica di 1,99 € al mese, e potete appunto in questo modo sostenere il progetto, e ve ne sarei ovviamente molto molto grata. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, quindi una maglia bassa, una catenella, e ci riagganciamo con una maglia bassissima alla prima catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro, ok? Quindi abbiamo fatto i nostri passanti. A questo punto facciamo un giro di rifinitura, quindi una catenella ci sostituisce una maglia bassa, dove abbiamo lo spazio creato dalla catenella di separazione, quindi dove c'è il passante, entro e faccio la mia maglia bassa. Sopra la maglia bassa faccio una maglia bassa, dove c'è lo spazio della catenella entro e faccio la mia maglia bassa, e continuo in questo modo per tutto il giro, così definiamo ancora meglio il passante e in più andiamo a riappiattire, diciamo, il lavoro per proseguire con la seconda fase, che saranno appunto le orecchiette. Quindi procedo in questo modo. Ok, una volta terminato il giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto posso tagliare il filo, ok, poi lo nasconderemo durante la lavorazione, e posso anche togliere questo segnapunti che in questo caso non mi serve più. Ok, adesso abbiamo la nostra base, la pieghiamo in questo modo, ok, e vedete che abbiamo, diciamo, questi due punti segnano la metà ovviamente del sacchetto. Allora, abbiamo bisogno di 4 segnapunti, quindi prendo questi 4 qua, andiamo a contare dalla metà 8 maglie da una parte, 8 maglie dall'altra, quindi siamo qua alla metà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ne metto uno qua, ok, dalla metà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e metto l'altro, e la stessa cosa la faccio dall'altra parte, quindi dalla metà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che quindi più o meno è la stessa maglia presa da una parte e dall'altra, e la stessa cosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi segno questa parte qua in questo modo. A questo punto ho queste due parti che io dovrò andare a lavorare. Cosa faccio? Prendo il mio cappietto, ho fatto il mio cappietto, entro nella maglia che ho segnato, faccio passare il cappietto in questo modo, così, e faccio una catenella, ok? Faccio maglie basse fino all'altro segnapunti, stando attenta a portarmi dietro il cordino sia di questo, che è l'avviamento, sia questo codino qua, che è quello della chiusura del giro precedente, e l'inglobo nella lavorazione. Quindi entro per fare una maglia bassa, prendo dentro anche il filo e faccio la mia maglia bassa. Quindi faccio tutte maglie basse fino all'altro segnapunti che ho messo nell'altra metà. Dopo un paio di giri posso lasciare il filo, tanto me l'ho fermato, e prendo quest'altro qua e lo inglobo appunto nella lavorazione.
così poi dovrò solo tagliarli che saranno già fermati. Ok, sono arrivata all'altro cappietto e faccio l'ultima maglia bassa. A questo punto una catenella, giro il lavoro e vado a fare una diminuzione, quindi entro nella mia maglia, nella prima maglia che ho, tiro fuori, non chiudo la maglia bassa, entro anche in quella successiva, tiro fuori, carico il filo e chiudo tutte e tre insieme. Procedo con maglie basse e mi fermo 2 maglie prima della fine. Quindi stiamo andando a restringere sia all'inizio che alla fine in modo da creare un triangolo, che saranno appunto le nostre orecchie del coniglietto. Ok, quindi 1, 2, ancora 1. Punto, tiro fuori, punto, tiro fuori, chiudo con una maglia sola. A questo punto una catenella, giro il lavoro, rifaccio la stessa cosa, quindi entro nella maglia successiva, tiro fuori ma non chiudo la maglia bassa, entro anche in quella successiva, ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto con una sola maglia. Procedo con maglie basse fermandomi 2 maglie prima, scusate, della fine della riga. Ok, 1, 2, quindi ancora una. Vado a fare un'altra diminuzione, quindi entro, carico, chiudo. Di nuovo una catenella, giro il lavoro, faccio la mia diminuzione. Procedo in maglie basse fermandomi 2 maglie prima della fine della riga. Uno, due, quindi carico, chiudo. Di nuovo una catenella, faccio la mia diminuzione. Faccio le mie maglie basse, qua mi mancano 2, quindi entro e chiudo. Una catenella, giro il lavoro, diminuzione. A questo punto subito solo 2 maglie basse, quindi faccio subito un'altra diminuzione. Ok, una catenella, giro il lavoro, faccio una maglia bassa e a questo punto posso chiudere l'orecchietta, quindi taglio, faccio un'altra maglia bassissima per assicurare il lavoro. Vedete, sono entrata qua dentro per fare la maglia bassissima, in questo modo evito che mi venga proprio la punta del triangolo, che non mi piace molto. Se volete potete farla, però entrando nella maglia successiva per chiudere e assicurare il filato, vedete, andate a fare una cosa più arrotondata, che è anche un po' più carina secondo me. Nascondo un po' i nostri fili. A questo punto taglio tutti i cordini che ci sono in giro, quindi questo che avevamo assicurato prima e idem per questo. Ok, ho fatto una prima parte, adesso vado a fare l'altra, quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte.
Ok, a questo punto ho le mie 2 orecchiette, possiamo togliere i segnapunti, tanto adesso abbiamo finito la parte, diciamo, del corpo, quindi non ci serviranno più. Ok, a questo punto andiamo a fare la parte del nastro. Ora, io in questo caso, per dargli un tocco un po' più chic, diciamo, ho deciso di utilizzare questo nastro in raso rosa. Volendo potete usare un po' quello che volete, potete fare una catenella con lo stesso filato per fare una cosa tono su tono, oppure potete usare anche un filato diverso, oppure accostare anche diversi filati mixati, o se volete una cosa un po' più rustica potete anche usare magari 2 o 3 fili di spago uniti insieme. E allo stesso modo potete personalizzarlo un po' come volete, ad esempio potete cucirgli il musetto. Io ho voluto lasciare una cosa molto minimal e molto delicata, elegante, quindi lascerò così e utilizzerò questo nastro di raso. Quindi molto semplicemente lo facciamo, aiutandoci sempre con l'uncinetto, lo facciamo passare avanti e indietro, lungo, partendo ovviamente dalla metà, lungo il nostro passante. Quindi lo faccio passare avanti e indietro. Cercando appunto di rigirarlo il meno possibile. Si può fare anche con le mani, magari ti aiuti giusto all'inizio per farlo passare la prima volta e poi lo si può fare tranquillamente con le mani, essere una cosa non troppo fine, ecco, ci passa il dito, quindi si può fare. Ok, vedete, dovete avere il fiocchettino, sarà da questo lato qua, quindi dalla parte della V delle orecchie, quindi fate passare in questo modo. Una volta fatto passare lungo tutti i passanti possiamo riempirlo con quello che vogliamo. Io in questo caso userò delle caramelle, però possiamo usarlo sia come diciamo sacchetto per qualche regalino, sia come ad esempio mi viene in mente per regalare una candela, magari anche fatta da noi, o una saponetta profumata sempre fatta da noi, che ha magari una forma circolare. Ok, direi che ci siamo. A questo punto, o appunto come bomboniera o regalino per una festa di compleanno con dentro appunto qualche dolce, qualche cosa. A questo punto possiamo chiudere, facciamo il nostro fiocchettino e stringiamo. In questo modo, stringendo, andiamo a fare queste diciamo orecchiette. Dopodiché facciamo il nostro bel fiocchettino. Ed ecco qua una carinissima bomboniera fatta all'uncinetto, che può essere appunto o una bomboniera o può essere un regalino per una festa di compleanno, oppure anche usato come sacchettino per magari portare un pensierino a una neomamma. Insomma, si adatta a un sacco di cose, è veramente adorabile e volendo anche in tema pasquale, come da fare, magari mettere come segnaposto con dentro qualche regalino o pensierino per gli ospiti da portare a casa. Vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e, per chi vuole, di abbonarsi per sostenere il canale e i suoi video. Grazie e ciao!